Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Martedì 19 novembre, ore 7 del mattino purtroppo per voi, ma come al solito buongiorno con Future Stars, l'unica trasmissione dedicata esclusivamente a Milan Futuro. Oggi, anche questa settimana, ci sarà con me il direttore Simone Cristao. Ciao Simo. Ciao a tutti, però dai, se sono svegliati vuol dire che hanno iniziato una nuova giornata, quindi prendetela bene, è un nuovo giorno. Sì, noi cercheremo di rendere almeno questo avvio di giornata un po' meno amaro, cercheremo di impegnarci per renderlo un po' meno amaro, ovviamente. Come di consuetudine, dopo aver presentato Simone e peraltro colgo l'occasione per ringraziare Morgan che ci fa sempre un po' da aiuto e da supporto in regia, non lo ringraziamo mai a sufficienza, ci permettiamo di salutare Will che anche questa settimana per impegni e circostanze varie non riesce a essere con noi, ma mi ha giurato che salvo imprevisti veramente impossibili da prevedere, per definizione, tornerà con noi per un doppio appuntamento, perché sarà un appuntamento come al solito sulla doppia partita, perché ci sarà il recupero della famosa gara facile, la trasferta facile contro la schiacciasassi del girone B di Serie C Pescara, ma ne parleremo oggi come di consuetudine quando c'è la sosta nazionale, quindi il Milan chiede e ottiene finora sempre il rinvio della partita per i diversi ragazzi impegnati con le varie nazionali giovanili. Abbiamo la possibilità di fermarci un attimo, fare un ragionamento e fare magari qualche approfondimento più su larga scala. E quest'oggi andiamo un pochino a ritoccare un argomento che toccammo anche all'inizio della vita di Future Stars, che ricordiamolo nasce esattamente come nasce Milan Futuro e parte con il suo primo episodio, con la prima partita ufficiale in Coppa Italia Serie C del Milan Futuro. Andiamo un pochino a vedere tutti quei giocatori che potrebbero essere pronti o prossimi a essere pronti per la prima squadra. Facciamo un po' un perché sì, perché no ed eventualmente con che modalità. A partire ovviamente con un giocatore che in realtà in prima squadra c'è già stato facendo qualche presenza, c'è già stato anche e soprattutto facendo la sua prima partita da titolare in assoluto. Io sto temporeggiando perché sto cercando di andare a recuperare bene la grafica, fatto, e parliamo ovviamente di Francesco Camarda, titolare dell'ultima partita della prima squadra del Milan. Ne abbiamo parlato nell'ultimo episodio, un giudizio positivo ma non eccellente, buono. Un 6, un po' più di 6, anche tenendo conto che il ragazzo ha 16 anni, ancora per qualche mese quantomeno. Direttore, prima squadra perché sì, prima squadra perché no? Perché sì, perché ne avevamo bisogno e quindi vuol dire che per forza di cose dopo Alvaro Morata abbiamo Abraham, abbiamo più o meno Jovic rispetto a quello che può essere la sua disponibilità tra liste, fisico eccetera. Perché sì, perché comunque c'è della stoffa. Perché no? Perché c'è della stoffa. E quindi bisognerebbe non rovinarla la stoffa. Bisogna comunque tenerla nel miglior modo possibile. Perché il rischio è quello di magari di andare un po' troppo oltre con questo ragazzo che, come hai detto giustamente tu, siamo al 18 di novembre. Ancora ne ha di mesi prima di arrivare ai 17. Quindi ha ancora tanto tempo per crescere. Però ti devo dire la verità. Da aggregato posso anche capire che ci possa stare, da aggregato, non come tipo seconda chance. Ecco, seconda chance deve essere un po' di più. Ok, io tendo a sposare per ora la tua idea. Va detto che secondo me per il tipo di attaccante che è Camarda è uno che l'occasione da gol la coglie a prescindere dal livello. Lo ha dimostrato in Champions League, anche se poi era di 45 mm in fuorigioco. Quindi è un giocatore che si galvanizza più è alto il livello intorno a lui, perché chiaramente un conto, con tutto il rispetto, è se l'imbucata al passaggio te lo fa magari un Malaspina, che è un ragazzo interessante ma che deve ancora crescere tanto. Un conto è se in porta ti ci manda Reinders, se il cross dalla fascia arriva da Chaka Traoré o arriva da Leao, non è uguale. Chiaro. Quindi secondo me lui sta faticando in Serie C, quelle partite che ha giocato,
sta facendo meglio, cioè ha fatto meglio per quanto mi riguarda col Cagliari rispetto a come ha fatto il grosso delle partite in Serie C. Ricordiamo anche quanti salti però sta facendo, quindi lui che potrebbe giocare ancora in Under 17 si ritrova, dopo l'Under 17 c'è l'Under 18, c'è la primavera, c'è la seconda squadra e c'è la prima squadra, quindi lui è già 4 passi avanti letteralmente rispetto a quello che dovrebbe fare. Diamogli tempo, secondo me è giusto un po' di alternanza. Ma guarda, il problema grosso di Francesco non è tanto che è inesperto per il modo di giocare, perché l'abbiamo visto anche a Cagliari, cioè lui sa giocare a calcio, non è un giocatore che si butta lì davanti e poi se piove la palla giusta è bravo a inzuccarla, non è quello. È anche un giocatore che comunque sa giocare a calcio per quanto ha 16 anni e mezzo, non di più. Però ti devo dire che se paga in altro aspetto e quegli altri aspetti, ovvero l'esperienza, ovvero il giocare tante partite che ti dà la possibilità di non sbagliare alcun determinato tipo di scelte e il fisico. Centimetri e chili. E il fisico, purtroppo lì è solo il tempo. Ah, ma quello, a prescindere da dove gioca, cioè potrebbe mandarlo anche a giocare con i pulcini. Sì. Sempre il tempo serve. Andiamo invece da un altro giocatore che sta avendo una gestione molto diversa, che è un pochino un ibrido in questa fase, ma tra Milan Futuro e Primavera, non tra Milan Futuro e prima squadra, che è Mattia Liberali, che tra l'altro si coglie come al solito l'occasione di salutare Will, che quando si parla della gestione di Liberali è sempre in prima linea con torce e forconi. Non gli piace. No, non gli piace come viene gestito Liberali in questo momento, perché effettivamente ha fatto tanto Milan Futuro dalla panchina. Delle volte non entrando nemmeno, delle volte subentrando nei minuti finali. In Primavera ha giocato una partita da titolare e oggettivamente ha dimostrato che il suo livello non è quello. Però in un campionato come la Serie C, che è molto fisico, molto strutturato, lui che nasce naturalmente, è un trequartista, tra l'altro molto tecnico, molto scattante, ma anche molto esile. Cioè, diverse partite abbiamo visto Brahim Diaz fare fatiche. Brahim Diaz è uno che trova il suo spazio nel Real Madrid. Chiaro che un Liberali, che ricordiamolo ha un anno più di Camarda, quindi non ha 18 anni nemmeno lui. Non lo so, io sono è più difficile per me cercare di identificare quale possa essere una gestione ottimale di Liberali, perché la Primavera è troppo poco, la C non è tanto il suo, la A è troppo. Quindi non so bene cosa farei io. Guarda, me l'hai messo come secondo, ma l'avrei messo come quinto perché è il più difficile da inquadrare. È proprio nettamente il più difficile da poter dare una definizione in questo momento, se può essere già disponibile per un salto ulteriore di carriera. Per quanto mi riguarda è il giocatore che ha nettamente più talento di tutti lì in mezzo, per distacco. È il giocatore che abbiamo visto, grazie al suo talento, fa la differenza anche quando gioca con la prima squadra in estate. In estate però i ritmi sono la metà, i contatti fisici sono un quarto. Quindi non si va troppo a contatto, non si va troppo sopra il ritmo e quindi il fisico a quel punto non diventa un fattore, ma lo diventano i piedi, lo diventa la testa, la qualità, la velocità di pensiero, eccetera. E lì l'abbiamo visto. Fa la differenza anche in prima squadra. Adesso ancora più forse di Camarda è un po' presto per lui, ma perché fa un ruolo che ancora più di Camarda si trova in una determinata zona di campo dove i contatti, la velocità, eccetera, è esponenzialmente diversa rispetto alla Primavera. Addirittura non parliamo nemmeno della C. È molto difficile da inquadrare perché lui è veramente un ibrido, è troppo forte con i parietà, è troppo poco fisico per giocare in C. In teoria, quasi ti direi, per paradosso è quasi più pronto per la A per certi versi, perché c'è un'attenzione diversa a determinato tipo di movimenti e di contatti, però è dura, è un anno difficile, cioè deve essere bravo lui a riadattarsi in un calcio che magari per lui è poco, ma che deve comunque servirgli per crescere. Sì, perché comunque, non lo so, io stavo anche pensando che è una cosa che aveva accennato anche Will in qualche altra occasione in cui ne avevamo parlato, magari un prestito, magari in una Serie B, per esempio, può già somigliare un po' di più a una soluzione. Poi chiaro, sembra un paradosso adesso che hai fatto il progetto della seconda squadra, mandare sto Cristiano in prestito. Però la Serie B è molto diversa dalla C, ed entrambe sono molto diverse dalla A, cioè è difficile, però sposo la tua idea, per cui in questo momento se si decide che la Primavera è troppo poco,
allora forse è meglio dargli qualche spezzone in A che in C, perché può dare maggiormente la sua. Vedremo come verrà gestito. L'importante, e purtroppo è quello che non sta succedendo abbastanza finora in questo inizio di stagione, che deve giocare. Si è giocato Perché poco. se a quell'età lì ti fermi un anno, non lo recuperi. Non lo recuperi più. Allora, Andiamo. in Vai. piccolissimissima potrebbe anzi ricordare il percorso fatto da Daniel Maldini, che a un certo punto ha abbandonato la primavera, ma non era pronto per la prima squadra, ma è rimasto in prima squadra a allenarsi e a fare veramente dei spezzettini, neanche spezzini, piccoli parti di partita. Potrebbe essere un'idea. È vero, un paragone che ci può stare. Andiamo al prossimo profilo. Davide Bartesaghi, un giocatore che in C sta giocando tanto, tutte le partite sostanzialmente, diverse ruolo. da terzino sinistro, ma la maggior parte da difensore centrale, perché i difensori centrali del Milan futuro sono pochi e hanno il viziaccio di farsi espellere con una frequenza preoccupante, cosa che spesso lo costringe ad adattarsi. Ha avuto un'occasione in prima squadra, lì il vizietto di farsi espellere l'ha preso lui. Io continuo a non esprimermi su quel cartellino rosso che Non c'è. non c'è proprio, cioè veramente Non c'è. inventato. Cioè, se quello è un fallo da rosso, allora tutto è fallo, e tutto è rigore, e tutto è cartellino. Cioè. Però, tralasciando, questa è una cosa che peraltro secondo me è un errore arbitrale, perché per me è un errore arbitrale, che su un ragazzo giovane rischia di fare il doppio dei danni, perché è chiaro che sulla singola partita non ha compromesso nulla, perché Milan l'aveva già vinta, erano i minuti finali, però nella testa del ragazzo, secondo me qualcosa può aver fatto. Secondo Penso me di sì. è pesante come cosa, tanto che non ha più avuto occasioni lui da quel momento lì, gli è stato preferito è stato sempre preferito Terracciano. Invece in quella gara lui è stato preferito a Terracciano, quantomeno a gara in corso. A me lui piace, reputo che sia l'unico vero terzino sinistro, quindi l'unico vero vice Teo che il Milan ha in rosa praticamente fino al livello della primavera, perché tutti gli altri che giocano a terzini sinistri sono degli adattati, Sono salvo destri. Ballo Touré, che si è stabilito che non è, che è fuori dal progetto, grazie addio. Però in C sta sorprendentemente giocando. Io pensavo fosse una frase di circostanza. Per Orighi lo è stata, ma Ballo Touré qualche spezzone in C lo sta facendo, e non con ottimi risultati. Bartesaghi per me è il vice Teo, cioè c'è poco da discutere. Sì, per paradosso sì, anche se in realtà non era mai stato indicato né alla vigilia del campionato né in fase di preparazione, quando magari invece è stato indicato Jimenez, di cui parleremo tra poco. È un giocatore che non ha forse fatto quel passo che forse potevamo sperare già, visto che comunque di questi è quello che forse si è affacciato prima alla prima squadra. Vabbè sì, l'anno scorso quasi fisso, i primi 6 mesi almeno. Sì. Sull'episodio per me hai ragione, e in parte ricorda quello che è successo con Jimenez nella partita Con di l'Atalanta. Coppa Italia con l'Atalanta. Il rigore. Rigore, non rigore, forse nemmeno rigore era a quel punto, però gli costa quasi il posto, nel senso che non l'abbiamo più visto. È vero. E nel caso di Bartesaghi un po' il rischio è questo. È un po' l'emblema di quando si dice: ragazzi, vedete che con i giovani non è così semplice, soprattutto buttarli quando non hai, diciamo così, il paracadute. Il rischio è quello di un po' di bruciarli, di farli perdere il ritmo di crescita, di esporli magari mediaticamente, perché comunque la prima squadra è un'altra cosa, che ti consente magari invece in primavera un errore di essere molto più nascosto che rispetto alla prima squadra. Però ti devo dire, se l'idea è in questo momento quello di farlo giocare, allora ci sta Milan futuro. Se invece l'idea è quella di fargli fare il vice Teo, perché lo battezziamo terzino, ma terzino è a quel punto, e allora dovrebbe essere tirato su e realmente impiegato come vice Teo. Cioè se Teo non c'è, gioca lui. Sono d'accordo. No, gioca Terracciano qua. Sono d'accordo. Probabilmente bisogna. Lui deve alzare un po' la voce e dire: il mio ruolo è questo. Che poi non vuol dire che non potrà mai più fare l'altro ruolo, perché le situazioni di emergenza ci sono. Il Milan lo scorso anno si ritrova con Teo Hernandez, che gioca centrale e sorprendentemente gioca anche estremamente bene. Cioè, la sua caratteristica di poter fare qualche cosa d'altro oltre al suo primo ruolo c'è. Però bisogna decidere qual è il suo primo ruolo. Se no si rischia questa situazione caluliana. Per cui è un terzino, è un centrale, non lo so, lo regalo da Juventus, che secondo me non è la politica ideale. Ecco, lui per esempio, ancora più di tutti, la B. Ci potrebbe stare. O anche una bassa Serie A. E ricordiamo Bozzolan lo scorso anno, che comunque ha giocato a Perugia,
quando era in B però, e gli è stato utile, è cresciuto molto, adesso sta facendo un pochino più fatica anche lui, ma è stato sicuramente a inizio stagione il migliore, probabilmente di tutta la compagnia. Quarto giocatore, quarto profilo, non è ancora Jimenez, perché su Jimenez ne parleremo dopo per diversi motivi, lo teniamo per ultimo. Il capitano, Kevin Zeroli, uno dei più pronti, però anche uno dei più in difficoltà. Tanto in difficoltà. Cioè, una partita da fenomeno, con un colpo da fenomeno, quel gol in rovesciata, ma tanta fatica a trovare il suo ruolo, fatica sulla tre quarti, ma comunque meglio, fatica estrema nei due mediani, che è dove la prima squadra in realtà avrebbe più necessità, però, nel senso, io non sono sorpreso che faccia fatica tra i mediani, bastava vedere 3 partite per capire che non è il suo ruolo, l'intelligenza c'è, perché lo spazio da andare a occupare lo vede, lo capisce, per un centrocampista è vitale, i piedi ci sono, ma al momento è difficile, ed è difficile già in Serie C. Che dici? Dico che come una parte dei centrocampisti del Milan prima squadra fatica a trovare una collocazione in campo degna delle sue qualità, ovvero ci sono delle posizioni in campo che fanno fatica a essere ricoperte perché questo ragazzo qui in teoria non è né un mediano e in parte non dovrebbe essere nemmeno un tre quarti, cioè quello classico che gioca lì dietro la punta. È una di quelle cose, lo dico con la parola che il Milan non vuole sentire, mezzala? È È una mezzala, si può dire? È il più classico degli 8 box to box alla Tijani Renders. Esatto. Ogni 2 secondi ci ricorda che è il quello. più classico. E lui quello in teoria dovrebbe essere. Io adesso, perché in questo momento noi abbiamo la seconda squadra che ci consente di farlo giocare, se no lui era esattamente il prototipo del calciatore del percorso Massara. Il percorso Massara era quello che hanno fatto Brescianini, quello che ha fatto Pobega, quello che poteva fare lui, ovvero una B, anzi in realtà Pobega parte dalla una C, una B, una bassa Serie A, una media Serie A e poi la prima squadra, se no via. Questo era in teoria il percorso, quello che hanno fatto gli altri 2 centrocampisti. Ecco, lui potrebbe essere degno di... destinato a, ma noi siamo convinti che probabilmente abbiamo Milan futuro. Esatto, ma probabilmente lui è quello che adesso sta avendo un pochino più di difficoltà di adattamento al campionato, ma io resto fermamente convinto che sia uno dei ragazzi più talentuosi per piedi, ma soprattutto per testa, che è una cosa che vedere già a quell'età non è banale, di tutto il pacchetto delle giovanili del Milan. Secondo me è uno dei giocatori su cui si può e si deve credere più di tutti, perché se riesce a trovare la sua dimensione al 100%, ragazzi, è veramente forte. È veramente forte. Cioè, l'impressione, andando a vederlo dal vivo e sentendo tutti gli allenatori, prima Abate, adesso Bonera, anche se un po' meno, Abate era uno che urlava molto, urlare tutti i nomi di tutti i singoli giocatori, dicendogli fai di qua, fai di là, spostati indietro, avanti, e poi sentire solo bravo Kevin 6 volte in una partita, perché da solo Kevin capiva che cosa doveva fare. Non è banale, è innata come cosa per me. Però lui ha un piccolissimo vizio che è la tendenza all'off-to-cheek. Cioè ogni tanto desaparecido nella partita. Però è vero, ma può crescere, può migliorare, serve a questo. Mentre invece Loftus è un po' grandicello per togliersi questo difetto. Nessun giovane fa, che so, 3 anni di percorso netto, magari senza mai bucare 6 mesi. È impossibile, certo. È quasi impossibile. Fa parte proprio del passaggio. Andiamo a vedere l'ultimo. Che è il giocatore. Vi ricordate che nelle ultime 2 puntate di Future Stars vi avevamo chiesto di farci sapere nei commenti, come al solito, quello che pensavate. Vi chiediamo ovviamente di farlo anche in questa puntata. Lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video con qualche vostro amico che dovrebbe iniziare un pochino a capire quello che potrebbe essere il Milan che verrà, oltre a seguire il Milan che è. E se vi va, abbonatevi, costa solo 0,99 e ci supportate. Nei commenti tantissimi di voi si sono scatenati su Jimenez, e si sono scatenati su Jimenez non tanto come Viceteo, dopo che io effettivamente per diversi episodi ho cercato di farvi capire in tutti i modi che non è un Viceteo, ma con una proposta che a me non dispiace per nulla, ovvero noi abbiamo stabilito nella scorsa puntata che non è il Viceteo, ma che non può neanche giocare con Teo, perché ha delle caratteristiche, anche se lui è un terzino destro, e ci tengo a sottolinearlo, può giocare a sinistra, serenamente, ma il suo primo ruolo, come se ne parlava per Bartesaghi, è il terzino destro, e comunque mi pare che il Milan non gli farebbe schifo avere un terzino destro che alzi un pochino il livello in quella zona di campo.
non può giocare con Teo perché è troppo simile a Teo. Attacca molto, corre molto, spinge molto, dietro fa fatica. E allora la proposta che è arrivata dai nostri ascoltatori nei commenti è: ma se giocasse alto a destra, facendo un po' l'equilibratore alla Salma Kerr, diciamo così? Perché lo ricorda come corre, che è identico. Un po', questa è una cosa identico. che Simone dice da sempre, È la uguale. prima volta che l'ha vista. Questo sale Makers, sotto mentite spoglie. No, però questa idea di tenerlo alto, e sicuramente non ha quella tendenza offensiva alla Leao, e può avere una tendenza sicuramente più difensiva, e quindi di fare quella squadra squilibrata, con la destra molto più a trazione posteriore e una sinistra molto più a trazione anteriore, che in realtà tante gioie ha dato al Milan. Lo vedremo quest'anno? Per me no. Non so se lo vedremo mai così impiegato quest'anno. Perché se Pulisic inizia a diventare stabilmente trequartista, allora c'è veramente il solo Chukwueze sulla destra. Lo so, ma cioè, io sposerei la questione, cioè nel senso, a me piacerebbe vedere una squadra un pochino più equilibrata piuttosto che vedere tutti insieme appassionatamente come ogni tanto facciamo. Però devo anche, diciamo così, fare a pugni un po' con la realtà, e dopo Madrid il Milan va a Cagliari e decide scientemente di non ripetere l'operazione esterno destro tattico che era Musa. Proprio non vede il ruolo, al di là di chi poi lo deve interpretare. E se questa è la nostra, diciamo così, politica aziendale, cioè lo utilizziamo solo e soltanto quando serve e non più o meno stabilmente, faccio fatica a vedere un giocatore della primavera / Milan Futuro che fa quel mestiere lì, cioè all'estremo bisogno, cambio sistema, metto un giocatore difensivo lì e chiamo uno da sotto. È dura. Cioè, se fossimo stabilmente, ti dico sì, lo fa un titolare e lui diventa la prima alternativa, allora lì lo vedo a quel punto. Senza la realtà, ti dico, sulla carta ci sta, per me ci sta, quel ruolo lì lo può fare. Sono molto d'accordo anche io, e peraltro dico che comunque in ogni caso, anche se questa stagione lui la giocasse tutta in C, dove sta facendo, se mettesse a posto quei dannati colpi di testa che gli vengono ogni tanto, che gli fa prendere quei cartellini a go-go veramente. Non è il gesto tecnico. No, i colpi di testa inteso come proprio le smattate. Se li mettesse un attimino a posto, qui risolveremmo veramente tutti i problemi. Ma in C lui comunque, a livello di campo e non di comportamento, dove ogni tanto è un po' lacunoso, sta facendo bene, sta facendo estremamente bene. Il Milan Futuro non ha giocato questo weekend, ma la Serie C non si è fermata. Ci sono stati anche tanti risultati interessanti. Andiamo velocemente a riepilogarli. Pareggio 1-1 Vispesaro Ascoli, vittoria larga esterna della Spal 3-0 contro il Legnago, 3-1 del Pineto contro il Perugia, 2-1 esterno della Pianese contro il Pontedera, 0-0 tra Arezzo e Pescara, incredibile. Però l'Arezzo è quinto? Sì, è vero che ci l'Arezzo, può eppure stare. il Milan ha quasi vinto con l'Arezzo, tu pensa. Che strana la Serie C. 3-0 netto esterno del Rimini sul Sestri Levante, altra squadra da verificare, controllare un pochino, tenere d'occhio. Rinviato ovviamente Campobasso Milan Futuro, non tra molto, ora non ricordo quando, Inizio dicembre, se non ma ricordo abbastanza prossima la partita. 5-0 della Ternana di Ignazio Abate sulla Lucchese, 5, Manita. 1-0 esterno dell'Entella contro la Torres nel big match di questa giornata, e 1-0 del Gubbio contro il Carpi. A seguito di questi risultati la classifica muta come vedete. Il Pescara sempre estremamente primo e sempre estremamente con l'asterisco. Milan Futuro sempre penultimo ma con 2 asterischi. Uno di questi 2 asterischi però verrà tolto tra pochi giorni, perché Milan Futuro riparte, e andiamo come al solito a salutarci con e adesso, col doppio impegno: il recupero contro il Pescara di giovedì in trasferta a Pescara, che sta dominando il campionato, con i giocatori che sono rientrati non da giorni ma da ore dai loro impegni con la nazionale. Non so te, ma per me è una Caporetto annunciata, però sono fiducioso. Esiste il calcio, Esatto, perché, che la palla è che tanto rotonda. amiamo, che ci fa ogni tanto dire ma come caspita è possibile che quella squadra è riuscita a... E però sono eccezioni di solito, e quindi il rischio è che possa prevalere una squadra che in questo momento è nettamente la più forte del girone, con te che tra l'altro sei un po' a corto di energie. Però se il Milan ha vinto al Bernabeu di Madrid, il Milan Futuro può andare a vincere a incredibile Pescara. E dopo ci sarà domenica alle 17:30 la partita invece in casa contro il Sestri Levante, penultimo in classifica, e quelli sarebbero 3 punti. No, Importantissimi, fondamentali da fare. Detto ciò,
Siamo arrivati in chiusura, siamo andati lunghissimi anche oggi, ma voi ormai lo sapete, non ne siete più sorpresi. Io saluto e ringrazio Morgan in regia, saluto e ringrazio il direttore Simone Saluti. Cristao. Colgo l'occasione per salutare ancora una volta William Cherry. Vi saluto anche io, Giacomo Mirandola. Buona giornata, ci vediamo martedì prossimo, ore 7:00 con Future Stars. Ciao! Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.